Stai pensando di affittare una casa in Italia? Beh, allora guarda questo video per imparare tante parole utili su questo argomento e anche per ricevere alcuni consigli. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlarvi degli affitti in Italia e voglio darvi alcuni consigli per affittare una casa. Allo stesso tempo impareremo tante parole super utili che servono per affittare una casa. Prima di affittare una casa e iniziare la tua esperienza in Italia è però fondamentale migliorare in italiano. Per fare questo ti ricordo che ho creato un corso di italiano chiamato Italiano Vero che ti aiuterà a imparare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia. Il corso aprirà di nuovo alle iscrizioni tra qualche mese, quindi se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità puoi iscriverti alla lista d'attesa cliccando sul link qui sotto in descrizione. Non vedo l'ora di riaprire il corso, sarà super divertente. Già più di 800 studenti sono nel mio corso e lo stanno amando. Non vedo l'ora di riaprire il corso per dare il benvenuto a tanti nuovi studenti e studentesse. Benissimo, adesso iniziamo con il video di oggi. Prima di tutto, come facciamo a cercare una casa in affitto? Beh, ci sono diverse applicazioni che puoi usare. Per esempio immobiliare.it, Idealista oppure casa.it. Qui puoi scegliere se vuoi una casa in affitto o in vendita. In questo caso ci concentriamo su una casa in affitto, quindi che non vuoi comprare, ma che vuoi soltanto per un periodo di tempo. Puoi anche scegliere se vuoi una stanza e questo è ottimo per esempio per gli studenti universitari. Però oggi ci concentriamo su una casa in affitto per una sola persona o per una coppia. Quindi quali sono i tipi di casa tra cui possiamo scegliere? Beh, prima di tutto abbiamo un monolocale. Il monolocale è una casa soltanto con una stanza e un bagno. Quindi generalmente in una sola stanza c'è una cucina col soggiorno e la camera da letto, tutto insieme. E poi ovviamente a parte c'è il bagno. Poi abbiamo un bilocale formato da due stanze più un bagno. Per esempio un soggiorno cucina e una camera da letto e poi un bagno. Oppure un trilocale formato per esempio da due camere da letto, un soggiorno cucina e un bagno. Poi un quadrilocale e così via. Di solito possiamo fare questa scelta nei filtri. Ora è molto importante scegliere la zona. Infatti è molto importante scegliere una zona comoda dove vivere. Prima di scegliere la zona, io ti consiglio di andare su Google e fare una ricerca sui quartieri della città. Per esempio, se vuoi trasferirti a Roma, non vuoi andare a vivere in un quartiere un po' pericoloso. Le città generalmente sono abbastanza sicure in Italia, però ci sono ovviamente delle zone più pericolose. Quindi puoi andare su Google e cercare quartieri da evitare a Roma. Così vedrai una lista dei quartieri che non sono proprio il massimo e che è meglio evitare. Così puoi escludere quelle zone, quei quartieri, dalla tua ricerca. Soprattutto se vuoi andare a vivere in una città grande come Roma o Milano, non ti consiglio di cercare casa in tutta la città. Ci saranno tantissime case in tantissimi quartieri diversi e non sapresti da dove cominciare, è un casino. È meglio cercare per zona, per quartiere, quindi magari una zona vicino all'università se sei uno studente o vicino al tuo posto di lavoro, oppure una zona che ti piace perché ci hai abitato in passato o ci sei andato come turista. Insomma, cerca soltanto in alcune zone, non fare la ricerca in tutta la città, perché se no è un casino. Fidati per esperienza personale. Ok, adesso avete la lista di case, iniziate a guardare le foto, le descrizioni e trovate la casa che vi piace di più. Quindi adesso è arrivato il momento di mandare un messaggio o chiamare per fissare un appuntamento per vedere la casa. E quando chiami o mandi un messaggio, che cosa dovresti dire? Di così, molto facile. Buongiorno, sarei interessato a vedere la casa in via De Gasperi. Possiamo fissare un appuntamento? Buongiorno, sarei interessato a vedere la casa in via De Gasperi.
possiamo fissare un appuntamento e dopo che l'appuntamento è stato fissato è il momento di andare a vedere la casa. Dopo che vedi l'appartamento, se ti piace, ovviamente, è importante fare alcune domande. Fidati, è molto molto importante. Prima di tutto, ovviamente, devi chiedere quant'è il canone mensile. Canone mensile. Canone mensile sarebbero i soldi che devi pagare per la casa ogni mese. Eventualmente chiedi anche quant'è la percentuale dell'agenzia. Quindi se tu affitti la casa da un'agenzia e non da un privato, è molto importante che tu conosca la percentuale dell'agenzia. Di solito per gli affitti la percentuale è uguale a un mese di affitto, però dipende. Poi un'altra domanda molto importante riguarda le spese condominiali. Infatti, soprattutto nelle grandi città come Roma o Milano, le spese condominiali, quindi del condominio, cioè dell'edificio dove ci sono tutti gli appartamenti, possono essere anche abbastanza alte. Quindi, se un appartamento costa poco, chiedi quanto sono le spese condominiali, perché potrebbero essere davvero tante. Di solito queste spese servono per la gestione del condominio, quindi per pagare le persone che lavorano per quel condominio, come l'amministratore condominiale, poi per pagare la luce del condominio, a volte anche l'acqua, insomma, tante cose diverse. Però le spese condominiali fai attenzione perché possono essere alte. Poi ovviamente devi fare anche qualche domanda sulle utenze. Quando parliamo di utenze in italiano, stiamo sostanzialmente dicendo le bollette, quindi la luce, il gas ed eventualmente l'acqua. Dipende molto dalla città e dal condominio, però in molti condomini l'acqua è inclusa nelle spese condominiali. A volte, soprattutto nelle grandi città, anche il riscaldamento può essere incluso nelle spese condominiali. Infatti si dice che il riscaldamento è centralizzato, cioè tu puoi spegnerlo, ma non puoi accenderlo manualmente. Viene acceso per tutto il condominio, quindi tutti gli appartamenti nel condominio nello stesso periodo. Se invece tu puoi controllare autonomamente da solo il riscaldamento, allora si parla di riscaldamento autonomo e in quel caso devi pagare tu. Di solito però nei condomini grandi, soprattutto nelle grandi città, il riscaldamento è centralizzato. Poi ovviamente tra le utenze, tra le bollette ci sono le spese anche di internet che di solito paga comunque la persona che abita nell'appartamento, non il proprietario. Poi un'altra domanda molto importante da fare riguarda la cauzione o caparra. Di solito quando usiamo queste due parole intendiamo dire i soldi che noi diamo al proprietario di casa prima di entrare nell'appartamento per proteggere la casa. Cosa significa questo? Che tu dai i soldi al proprietario e se poi nella casa tu fai alcuni danni, il proprietario userà quei soldi per riparare, per pagare i danni. Se però invece non fai nessun danno, il proprietario alla fine del contratto d'affitto ti darà indietro i soldi della caparra. Di solito i soldi della caparra sono uguali a un mese o 2 mesi, massimo 3 mesi per legge, se non sbaglio, di affitto. Quindi se per esempio affitti un monolocale a 600 euro, dovrai dare il primo mese 600 euro d'affitto e 600 euro di caparra. Un'altra domanda che io farei riguarda le spese di manutenzione. Di solito per piccole cose paga la persona che vive nell'appartamento, però per grandi cose, quindi grandi problemi come, non so, si rompe un elettrodomestico, si rompe la lavatrice, si rompe una tubatura, eccetera, in quel caso dovrebbe pagare il proprietario. Però appunto parla di tutte queste cose con il proprietario così che puoi essere sicuro. Poi chiedi anche quali sono le regole condominiali per la gestione dei rifiuti. Ogni condominio ha le proprie regole e tu non vuoi sbagliare, quindi mi raccomando, chiedi come vengono gestiti i rifiuti in quel condominio. Poi, se hai un animale domestico come un cane o un gatto,
mi raccomando, fallo presente al proprietario di casa. Alcuni proprietari possono dire di sì, altri possono dire di no, quindi è importante dire questa cosa perché così tu sei tutelato e non avrai problemi. L'onestà è sempre la cosa più importante. E per finire, un'altra cosa fondamentale sono le referenze. Referenze. Quando parliamo di referenze intendiamo dire dei documenti che possono provare al proprietario che noi possiamo permetterci l'appartamento. Per esempio, se tu sei uno studente, probabilmente devi dare le referenze dei tuoi genitori. Se invece sei già un lavoratore, come referenza dovrai dare la tua busta paga, cioè in pratica quanto guadagni dal lavoro. Invece se sei un libero professionista, un lavoratore autonomo, probabilmente dovrai fornire la tua ultima dichiarazione dei redditi, cioè le tasse che hai pagato l'anno precedente. In questo modo il proprietario di casa può essere sicuro che tu puoi permetterti l'appartamento e che puoi pagare ogni mese regolarmente. Quindi fai tutte queste domande e mi raccomando poi leggi bene il contratto. Quindi prima di firmare il contratto fatelo mandare qualche giorno prima, leggilo bene, concentrati e devi essere sicuro che tutto è in regola, che tutto va bene per te. E quando leggi il contratto ci sono due parole molto importanti che troverai scritte: conduttore e locatore. Il conduttore saresti tu, quindi la persona che prende in affitto un appartamento. Invece il locatore è il proprietario, quindi la persona che mette in affitto il suo appartamento. E ora voglio dirti alcune curiosità. Quali sono i prezzi d'affitto in Italia oggi? Beh, nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 2 anni, i prezzi si sono abbastanza alzati e affittare una casa in Italia non è proprio economico, però ovviamente dipende molto dalla città. Vi lascio qui sotto in descrizione un articolo per leggere più informazioni su questo argomento, quindi sui costi delle case in affitto in Italia. Però ora voglio farvi 3 esempi con 3 città italiane. Milano è la città d'Italia più costosa, quindi se vuoi andare a vivere a Milano, sì, devi pagare tanti soldi d'affitto. Adesso un appartamento in affitto a Milano costa circa 20 euro al metro quadro. Questo significa che per un piccolo appartamento di 60 metri quadri dobbiamo spendere circa 1200 euro. Ovviamente questo non considerando le spese condominiali e anche la zona della città. Per quanto riguarda Roma, invece, parliamo di 14,1 euro al metro quadro. Quindi per affittare un appartamento di 60 metri quadri dobbiamo spendere circa 846 euro. Per Napoli, invece, 12,1 euro al metro quadro, quindi circa 726 euro al mese. Quindi date un'occhiata all'articolo in descrizione per vedere i prezzi di altre città italiane, così potete forse anche decidere dove andare a vivere. E tu, dove vorresti andare a vivere in Italia? Dove ti piacerebbe prendere una casa in affitto? Scrivimelo qui sotto nei commenti e se ti ho aiutato e ti ho dato dei consigli utili, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e non dimenticare anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri che stanno arrivando. Se hai altre domande, fammi sapere qui sotto nei commenti e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!